Chi sei e cosa fai? Ciao, sono Stefano Sorci, cuoco dell'Alleanza Slow Food. Il mio ristorante si trova, osteria meglio che ristorante, a Orbetello, precisamente a Giannella. L'Oste Dispensa è situato su una striscia di terra che divide il mare dalla laguna. Di fronte ho il promontorio dell'Argentario, con vista mare, e al retro ho la laguna con Orbetello, quindi una striscia di mare che divide l'acqua in sostanza. Sono Elena Pardini, sono la cuoca dell'agriturismo alle Camelie di Piave di Compito, che è un piccolo borgo sulle colline della Lucchesia, famoso per la produzione di olio extravergine di oliva. Nella mia cucina propongo piatti tipici della tradizione compitese, con particolare attenzione alla scelta della materia prima, alla stagionalità e alla valorizzazione delle piccole produzioni locali che ho nei dintorni. Cosa vuoi dire pesce povero? Innanzitutto occorre fare chiarezza. Spesso per pesce povero si intende il pesce che costa poco. In realtà non è così. Infatti il pesce che costa veramente poco è quello che si compra spesso nella grande distribuzione, quello che fa anche un paio di voli intercontinentali, è quello che va a riempire i sacchetti del surgelato, acquistato spesso da famiglie che hanno sempre troppo poco tempo per cucinare qualcosa. Il pesce povero invece è il pesce dimenticato, come mi piace definirlo a me, dimenticato dai grandi mercati che decidono quello che si deve mangiare, dimenticato dai consumatori che per pigrizia preferiscono qualcosa di già pronto e pulito, facile. Il concetto di cibo povero riguarda anche i prodotti agricoli? Ci sono prodotti in agricoltura, come ad esempio i legumi, che fin dai tempi passati vengono considerati poveri, quindi meno nobili, meno pregiati, più economici, se paragonati alla carne, soprattutto la carne bovina. Eppure questi cibi, insieme ad esempio mi viene in mente le castagne, la farina di mais per la polenta, definiti poveri, per un lunghissimo tempo sono stati la base dell'alimentazione contadina, perché erano cibi facilmente reperibili, facilmente conservabili, saziavano e avevano un alto valore nutritivo che era fondamentale per il contadino che poi doveva lavorare la terra. Perché il cibo povero, sia che si parli di pesci o legumi, in realtà non è poi così povero come immaginiamo. Quali sono i vantaggi di tornare al consumo dei cibi poveri per l'ambiente e la nostra salute? Scegliere di tornare a consumare cibo povero significa a livello personale regalarci una dieta più sana, più bilanciata, biodiversa e sostenibile. Se si sceglie poi soprattutto la filiera locale, significa valorizzare quelle piccole produzioni che praticamente preferiscono sempre la qualità rispetto alla quantità, che si prendono cura del territorio, che adottano delle tecniche di agricoltura sostenibile, che sono a favore della tradizione, della biodiversità e soprattutto lottano contro la standardizzazione di un prodotto agricolo. Occorre nutrirsi di quel pesce che il mare, le stagioni, la biodiversità in generale ci indica di mangiare. Solo mantenendo questa sensibilità verso la natura si possono mantenere vivi gli oceani, o meglio, in salute gli oceani e di conseguenza in salute noi stessi. Come spesso accade, e che a me piace dire, tocca ai poveri fare più ricchi i ricchi. Saranno proprio i pesci dimenticati a ridare ricchezza alla biodiversità marina e quindi a noi tutti. Mangiamo il pesce dimenticato. Partendo dall'esempio del passato, quali sono gli elementi che ci permettono di vedere questi cibi come cibi del futuro? Qui volevo rispondere proponendo una ricetta come esempio, quella della zuppa alla frantoiana, una ricetta tipica della Lucchesia e molto diffusa nel mio territorio, il compitese. Si prepara con 4-5 varietà diverse di fagioli locali, il cavolo nero, gli ortaggi di stagione, le erbe di campo, il pane raffermo e un buon olio extravergine d'oliva. È un esempio di come un piatto povero, fortemente radicato nel passato, sia ancora attuale e più che povero sia ricco non soltanto a livello nutritivo,
ma a livello di spunti di riflessione, no? Quando si mette la zuppa in un piatto si può parlare di biodiversità, si può parlare di tradizione, di cucina del recupero, di spreco, di legame forte fra cibo e territorio. Quindi è un piatto, secondo me, altamente proiettato nella discussione dei grandi temi del futuro. Al riguardo mi ritorna in mente una citazione di Carlo Petrini dove diceva che la prossima rivoluzione industriale partirà da quei popoli che possono fare a meno di tante comodità che noi diamo per scontate oggi, tipo vivere con poca acqua e senza energia elettrica. Proprio per questo vi vorrei raccontare una ricetta tradizionale, tipica di Porto Ercole, lo stocchetto di figa maschia. Il nome è così simpatico, deriva dal fatto che è un pesce non bellissimo da vedere, ma comunque buonissimo. Era un po', diciamo, l'aggettivo che si utilizzava per le donne poco avvenenti a Porto Ercole. Non è molto carino, ma è tradizione anche questo, il folklore. Dunque, perché parlare dello stocchetto? Perché lo stocchetto si fa senza utilizzare energia elettrica sostanzialmente. Perché si prende il pesce, in questo caso il melù, è conosciuto appunto la figa maschia come melù, viene fatta una soluzione di acqua e sale, viene immerso il pesce all'interno, dopo essere stato aperto al libro, all'interno di questa soluzione, e viene fatto stare lì per qualche minuto e poi viene messo a asciugare a tramontana o a maestrale. Ecco, la difficoltà vera nel preparare questo piatto qual è? È quella di trovare il melù quando si ha la certezza di avere almeno 2 o 3 giorni di maestrale e tramontana, altrimenti il piatto non riesce. Però una volta che si è stoccato, appunto, quello si mantiene da solo nel tempo, anche a temperatura ambiente, in un sacchetto chiuso. E niente, resta là e si può cucinare quando si vuole, quindi diciamo proprio oggi che in questo periodo, in questi periodi c'è sempre troppo poco tempo per preparare qualcosa, come dicevamo anche prima, magari un giorno che uno riesce a prepararlo ce l'ha anche, non dico per tutto l'anno, ma quasi, insomma, ecco. Dopodiché poi viene preparato, si può preparare come un baccalà in umido, quindi con il pomodoro, le patate, che nella sua ricetta tradizionale, come si fa qui a Porto Ercole. Però ecco, mi piaceva citare questa tradizione perché effettivamente si fa meno di tante cose, ci si prende del tempo per prepararla, il che è bellissimo, e poi si lascia, è una preparazione che ci porta la mente in un momento sospeso nel tempo. Mi torna in mente a me quando faccio questa preparazione perché c'è soprattutto nel periodo primaverile o quello di ottobre, così, che la spiaggia comincia a liberarsi, c'è quel sentore di salsedine, di mare, un paesaggio sospeso quasi, un po' come Lo straniero di Camus, no? Non so se lo conoscete, ed è bellissima questa cosa, è una ricetta con nel cuore che mi ha tramandato un vecchio pescatore di Porto Ercole.